Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, grazie, eternamente grazie per tutto quello che mi state scrivendo. Ragazze mie e ragazzi, allora, per quanto riguarda le masterclass abbiamo quasi formato la classe. Sapete che è a numero chiuso perché voglio seguirvi bene, però abbiamo deciso anche di aprire la possibilità di due altre persone, cioè coloro le quali scriveranno in questi giorni proprio perché che vogliono passionalmente stanno ardendo per realizzare il progetto della loro vita. Allora proprio a quelle persone che bruciano di passione daremo gli altri due posti, però è quasi esaurita la classe, quindi scrivete in questi giorni perché la Vittoria e Roberto Claudio Maria, come vedete, vi stanno rispondendo, stanno facendo tantissime cose, è uno staff straordinario, stupendo. Roberto Claudio Maria è un po' più duro, diciamo. La Vittoria è proprio straordinaria. Diciamo che sono due aspetti di me, capito? Perché due aspetti di me, quella disciplina, quella cosa lì, e poi quella più dolce, diciamo, più malleabile, ecco. Quindi le masterclass sono a numero chiuso perché io voglio seguirvi per bene, perché realizziate il vostro scopo, o sì o sì, come ci sono arrivata io, come ho realizzato tutto e sto continuando a realizzare tutto, quindi voglio seguirvi bene. Quindi scrivete, ragazze mie, ragazzi, l'indirizzo, l'email, scusami, non l'email, la, mm, il sito lo trovate qua sotto, il sito lo trovate qua sotto, va bene? E stiamo facendo dei lavori straordinari. Bellissimo, bellissimo, grazie, grazie a tutte noi, alla grande nostra famiglia stupenda che divampa nel mondo, stupendo. E questo, ragazze mie ragazzi, oggi ci approcciamo a leggere le previsioni del nuovo anno, l'anno 1, l'anno del mago, la grande manifestazione. Quindi andiamo a fare oggi dal 29 dicembre al 4 gennaio. Abbiamo oggi due varianti, i tarocchi nuovi. Ho un mazzo nuovo che mi ha portato mio fratello da Parigi, che è stupendo, stupendissimo, un po' macabro, un po' meravigliosamente stupendo, cioè stupendo veramente. E prima che mi chiediate il nome di questi tarocchi, che poi sapete gli scatolini li vado a mettere nella cantina, non li apro più, sono questo. I tarocchi Maison Hanté, non so una parola in francese, me li ha portati da Parigi, ripeto, sono veramente stupendi. Allora, e poi questi, ancora lo scatolino ce l'ho qui, questi me li hanno regalati, non so assolutamente dove li abbiano presi, The City Pulse Tarot, che sono questi qua. Allora, ragazze mie ragazzi, dai, tu stai riprendendo? Sì. Allora, oggi facciamo una bellissima croce celtica per iniziare, sia per entrambe le varianti, e poi andiamo a approfondire tutto l'amore, va bene? Allora, ragazze mie e ragazzi, scegliete o una variante o tutte e due, sotto trovate la timeline di ogni mazzo, va bene? E partiamo dal primo mazzo. Allora, iniziamo con la croce celtica aperta, così posso vedere tutto quello che accade senza soffermarmi su carta carta inizialmente, magari poi non so quella dopo e poi riesco a collegare tutto, ok? Allora, chiedo al mio amante mistico, al mio spirito guida, di realizzare questa creazione per te, affinché tu abbia bellezza, successo, gioia e prosperità. Sabbe satta sukhi kontu. Allora. Dal 29 dicembre al 4 gennaio 2026, 29 dicembre 2025, 4 gennaio 2026, croce celtica. Energia iniziale di partenza abbiamo, wow, l'asso di spade, il blocco ostacolo da superare, il 7 di bastoni, e beh, il subconscio, bellissimo, guarda come è bello il re di coppe qua, cioè sono magnifiche.
Poi vediamo cosa è successo nei giorni precedenti, quindi come chiudiamo l'anno. Col 2 di coppe, ma ci picchia. E il potenziale. Ah, ci picchia, c'è la ruota. Futuro, cosa succede in questa settimana? Un cambio, che bello, che bello, che bello. La morte. No, l'appeso, scusami. Ok, la sospensione prima del cambio. Il tuo approccio com'è? Questo cos'è? Questa è la luna. Bella la luna qua. Bellissime queste carte. Influenze esterne. Ah, bellissimo il matto. Speranze o paure? Cos'è questo? Questo è il cavaliere di denari. E risultato potenziale in questa settimana. L'otto di bastoni. Aspetta, faccio prima un applauso e poi ti dico. Allora, questa è una settimana bomba dove ciò che era fermo si sblocca. Frase di partenza, ok? Entri nella settimana con un'energia di asso di spade. Quest'asso di spade, ti dico subito, tu sei stanca di girarci intorno o sei stanco di girarci intorno. Hai bisogno di chiarezza, di dire le cose come stanno, anche solo a te stessa o a te stesso. Non è una settimana emotiva all'inizio, cioè stai proprio combattiva. È una settimana con un risveglio mentale, la mente risvegliata, cioè inizi questa settimana capendo qualche cosa, fai click, i famosi click, dici "Ah, ok, così". Gli sciamani lo praticavano da millenni. Non è guarigione, è annientamento. La conquista, il tuo obiettivo. 5 porte, 90 minuti per attraversare ciascuna. Entri vivo, esci diverso. O non esci. Scegli ora. Tra un anno guarderai indietro e saprai quale porta hai preso. Il blocco che ti appresti a superare in questa settimana è questo 7 di bastoni, cioè qua ti vedo proprio, cioè ti vedo difensiva o difensivo, in allerta, cioè come se dovessi dimostrare qualcosa o proteggerti, no? Però questa settimana è come se tu mollassi un po' la presa, non perché perdi qualcosa, ma perché non ne hai più bisogno. Questa è una liberazione enorme, ragazze mie e ragazzi. E sotto tutto questo, nel profondo, c'è chi c'è? Questo bellissimo Re di Coppe. È bellissimo. A parte che è bellissima sta carta. Perché significa che nonostante tutto tu sei emotivamente più matura di quanto credi o più maturo di quanto credi. Sapete, no? Quando noi lavoriamo su noi stessi, facciamo le pratiche, eccetera, no? Non ci rendiamo conto che sta succedendo sotto delle cose, come quando tu pianti un seme e dici, ma quando esce? No, stai lì a vedere, ma il seme ha già spaccato l'involucro sotto e sta mettendo radici prima di emergere, no? Come germoglio. Ecco, tu c'hai un germoglione di coppe. Cioè, sai stare nel sentire senza più annegare. Anche quando fai la dura o il duro, in realtà sei molto centrata o centrato. Che cosa è successo prima di questa settimana, la settimana che si sta chiudendo? Il 2 di coppe. Io qua ti direi che qualcosa o qualcuno ti ha toccato nel profondo. Guardate come sono belle queste carte. Ti ha toccato nel profondo qua. Qua c'è un angelo, no? Un angelo. Io questa la attribuisco a te, che tu sia uomo o donna, non importa. È come se il tuo... la persona con la quale ti sei specchiata o specchiato era proprio il tuo amante mistico, chiunque questa persona sia o sia stata, ok? Quindi, come vi dico sempre, no, l'altra persona è sempre espressione del tuo amante mistico, sia che tu ci litighi, sia che tu ci fai l'amore, è sempre lui o lei, la sposa divina o lo sposo divino. È proprio come se tu avessi riconosciuto nell'altro una parte di te profonda, perché l'altro ti ha toccato nell'anima, no? Un incontro, una connessione, o una consapevolezza che ti è giunta. Non per forza perfetta, come ti stavo dicendo, ma vera. È da lì che parte tutto. Il potenziale qua, bellissimo, in questa settimana, è la ruota della fortuna. E qua mi viene da sorridere perché, come vi dico sempre, quando esce la ruota, no?
non sei tu che hai potere sugli eventi, sono gli eventi che quando ti allei co-crei insieme agli eventi la realtà e tu stai co-creando perché il potenziale con gli eventi la realtà, ti stai alleando agli eventi. Questa settimana succede qualcosa perché semplicemente è il momento che accada, perché ti stai affidando a questo. Ci saranno sincronicità, incastri, cose che si muovono no, da sole. Dici no, ma è perché sotto c'è il re di coppe, cioè tu sei centrata o centrato perfettamente nelle tue emozioni, le navighi, non ti anneghi, ok? Nel futuro immediato qua c'è l'appeso, con questo bellissimo scheletro al contrario. Qua ti avviso di una cosa, non forzare niente perché tutto va da solo. C'è un momento in questi giorni, intorno al 2, 3, che 1, 2, 3 gennaio, in cui ti sentirai ferma, sospesa, come se nulla stesse accadendo, ma in realtà stai cambiando il punto di vista, la prospettiva. Questo è un momento sacro. È un momento sacro. Qual è il tuo approccio? La luna. Questo mi dice che tu sentirai tutto, anche troppo, cioè troppo tra virgolette, tutto, intuizioni fortissime, sogni, sensazioni. Non tutto con la luna che c'è qui ti sarà chiaro, ma tutto sarà autentico. Quindi ascoltati. Perché le influenze esterne sono il matto, guardate come l'inizio del nuovo anno, guardate, non c'è il mondo, c'è il matto, è la prima carta, no? È proprio il viaggio dell'eroe che iniziamo a fare il 25 gennaio, e iniziamo con il matto. Allora, questa è la sorpresa, perché qua qualcosa o qualcuno entra in modo imprevedibile ed è una proposta, un messaggio, un'idea, una possibilità non programmata, ma liberatoria. Wow! Ok? Tra le speranze e le paure abbiamo il cavaliere di denari. Tu vuoi solo una cosa, stabilità. Vuoi che qualcosa resti. Vuoi che qualcosa sia concreto, che non svanisca. E qual è la tua paura? La paura è che ci voglia troppo tempo. Ma ti ho detto non forzare niente, non forzare niente. Questa carta ti dice stai costruendo bene, va bene? Stai costruendo bene. Perché? Perché qual è il risultato della settimana? Il risultato della settimana è l'8 di bastoni e vedrai come questo 8 di bastoni si farà sentire. Alla fine succede questo che stavi aspettando. Una notizia, una risposta, un movimento, qualcosa si sblocca molto velocemente. Quindi la settimana parte lenta, ma finisce in corsa. Te lo dico chiaro chiaro, questa non è una settimana in cui devi fare di più. È una settimana in cui devi soltanto sentire e fidarti e quando lo fai la vita risponde. Chiaro? In ambito lavorativo, in ambito materiale, questa settimana parla chiarissimo. Asso di spade, la ruota, l'appeso 8 di bastoni. Che significa tradotto? Tu capisci cosa non funziona più a livello lavorativo. Può essere un'idea, può essere un accordo, può essere una dinamica, può essere un modo di porti. All'inizio potresti sentirti ferma o fermo o in attesa, no? L'appeso, come se qualcosa non decollasse subito. Ma attenzione ragazze e miei ragazzi, non è un blocco, è un riallineamento. Perché il matto come influenza esterna qua è fondamentale, arriva una proposta, arriva un'idea nuova, arriva un contatto, oppure sei tu che osi fare qualcosa di diverso, no? All'esterno. E che succede? E qualcosa scatta e scatta pure veloce. Quindi qual è il consiglio pratico? Questa settimana ti dice a livello lavorativo e materiale scrivi, manda quel messaggio, chiarisci una posizione perché la chiarezza soddisfatta il centro stessa ti apre le strade. Ok? Ora, nell'ambito relazionale, amici, famiglia, legami, l'amore lo vediamo dopo, anche se adesso ti dico qualcosa già.
Il cuore della stesa in quest'ambito è il re di coppe, il 2 di coppe e la luna. Questa è una settimana in cui i rapporti si rivelano, cioè capisci chi c'è davvero e chi non c'è. Ma non con drammi, Qua c'è una lucidità emotiva, asso di spade. Potresti sentire di più a livello emotivo e anche essere più sensibile del solito perché c'è la luna. Questa non è debolezza, è intelligenza emotiva. Quindi con amici e la famiglia si chiarisce un non detto, oppure senti il bisogno di proteggerti un po' di più. E in questi giorni nelle relazioni sceglierai relazioni che ti nutrono, non relazioni che ti stancano. Quindi qua l'anima ti dice non devi salvare nessuno, devi solo essere vera o vero. A livello amoroso, ripeto, lo vediamo dopo, qua c'è una cosa, però te lo dico già da adesso, però approfondiamo dopo. C'è una cosa importante, 2 di coppe nel passato, la luna e l'8 di bastoni. Se c'è una persona, c'è una persona perché la vedo qua, e qua c'è un legame, però c'è anche confusione, c'è paura, c'è attesa. Ecco, qui questa settimana qualcosa si muove. Io vedo un messaggio, un incontro o una presa di posizione. Non è detto che sia tutto risolto subito, però si rompe un silenzio, un non detto, e questo è già tanto. Se sei singolo in questa settimana cambia il tuo modo di guardare l'amore. Tu sarai meno predisposto o predisposto a idealizzare e sarai più vera, sarai più vero. E questo ti prepara a qualcosa di molto più sano. Qua vedo persone nuove, contatti nuovi se sei singolo, però con questa presa di posizione tua. Ok? Nell'ambito animico, che cosa vuole la tua anima in questa settimana? Qua l'anima ti parla piano. La tua anima qua con la luna, con l'appeso e con la ruota vuole che tu smetta di controllare, smetta di anticipare, tu smetta di trattenere. La tua anima ti sta dicendo fidati del tempo. Qua c'è un orologio. Fidati, ma già lo fai, perché questo è il potenziale. Fidati del tempo. Fidati del processo, fidati di me, ti dice la tua anima. Questa settimana è una iniziazione silenziosa. Non devi fare grandi cose, no, è un'iniziazione silenziosa. Magari fatevi il rituale che è uscito dal vostro segno zodiacale dell'oroscopo 2026. Devi ascoltarti, devi stare nei segnali, nelle sincronicità. È una settimana in cui l'anima si ricalibra. A livello di salute psicofisica, qua mentalmente potresti sentirti un po' stanca, no? O un po' stanca o un po' iperattiva o ambedue, perché vedo ci possono essere dei pensieri. Troppe intuizioni qua con la luna tutte insieme, quindi il corpo ti chiede ritmi più lenti, più acqua, più acqua. Fatevi le tisane, ragazze e miei ragazzi, con consapevolezza, perché in molti rituali dei segni zodiacali sono uscite anche i mantra con i quali caricare le tisane, va bene? Laddove nel tuo segno zodiacale è uscito, magari guardati il tuo segno zodiacale dell'oroscopo 2026 e l'ascendente. In uno dei due ci sarà quasi sicuramente il mantra per caricare la tisana e l'acqua. Se non c'è, fai semplicemente quei rituali lì. Ti chiede silenzio l'anima, perché sta parlando l'anima, se tu ci parli sopra non riesci a sentirla, no? Quindi non trascurare anche il sonno in questi giorni. È importante che tu ti riposi. Quindi questa settimana non ti chiede di correre ma di sentire, non ti chiede di lottare ma di ascoltare, perché quando smetti di forzare la vita accelera da sola e ciò che deve arrivare arriva. Eccolo qua. Ok? Vediamo di metterci l'oracolo. Quale ci mettiamo? Quale ci mettiamo? Mettiamoci, no, qua è caduta una carta. Che carta è? Regina di denari, appunto, prenditi cura di te. Aspetta, stavo prendendo l'oracolo dello sciamano.
E poi voglio quest'altro oracolo. Non c'è, dai. Allora, mettiamoci prima questo. Caspita, accipicchia. Ehi, come direbbe mia madre, dormi perché stanno per succedere cose grosse. Dormi, riposati perché stanno per succedere cose grosse. Il tuono è una mandria di buoi che sta arrivando. Tu senti in questa settimana, questo tuono, con quel tuo approccio qua, tu sentirai tutto in questa settimana, sai quello che sta arrivando e avrai un po' di confusione perché la mente cerca di dire, oddio, questa intuizione è giusta, quest'altra pure, ho sentito questo, ho percepito quest'altro. Ok? Dormi. Dormi, perché tu non devi fare niente. Come un tuono sta arrivando la vita a servirti. Come un tuono sta arrivando la vita a servirti. Va bene? Non devi fare niente. Dormi il più possibile, fatti le pratiche. La pratica di 21 giorni la trovate qua sotto. Prima che iniziamo le masterclass e quelle saranno tuoni apocalittici. Quindi dormite, riposatevi bene, perché questo è la vita ti sta portando ciò che ti appartiene. Qual è il consiglio? Vediamo. Cos'altro ti dicono queste? Decidi tu. Quando dai te stesso liberamente, espandi la tua energia. Sei da solo per ricevere. Scusami, se dai solo per ricevere, sembrerà un peso o un drenaggio. Sii genuina o genuino, dal cuore. E qua, come sempre, noi diciamo, no, quello che dai lo devi dare. Allora, a te, il rituale dell'abbondanza proibita. Lo trovate nella playlist L'arte sciamanica. È uno dei magia pratica. A te, abbondanza proibita. Che significa questa cosa? Devi dare te stesso laddove senti, non per ricevere qualcosa in cambio. Devi darlo tutto quello che sei, i tuoi talenti, i tuoi doni, le tue capacità, tutto quello che sei, i tuoi sogni, le tue aspirazioni. Devi darlo allo spirito affinché lo spirito possa nutrirsi della tua offerta e darti tutto ciò di cui hai bisogno al massimo. Ok? Bombazza, questa stesa, bombazza. Quindi adesso, ragazze mie, ragazzi, andiamo a vedere cosa accade nello specifico nell'amore. Allora, vediamo cosa accade nell'amore. Mettiamo prime 3 carte per vedere come andrai a stare in questa settimana. Sia che tu abbia qualcuno, sia che non ci sia nessuno, Come vanno a stare i miei ragazzi e mie ragazze nell'amore dal 29 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026. 2 di denari, abbiamo le bambine di Shine. 2 di denari, 2 di coppe, 10 di coppe. Allora, io qua in questa settimana vedo proprio sblocchi e riequilibrio di connessioni e situazioni. Se hai già una persona nel cuore, io qua potevo vedere, ho una dualità, ci poteva essere una dualità con qualcuno, chi scegliere, chi non scegliere, oppure dei dubbi rispetto a qualcuno. Quindi entriamo così, dei dubbi, no? L'abbiamo visto anche nella stessa generale. Il 2 di coppe mi parla di quell'amore che avevamo visto, di quella connessione. E poi il 10 di coppe è la piena realizzazione di un amore in questa settimana. Può essere una persona nuova o una persona che già conosci, però qua da situazioni in cui magari c'era dualità o c'erano dubbi,
Qua vedo la realizzazione di un amore appagante in questa settimana, c'è il 10 di coppe. Vediamo l'energia della persona che ti viene incontro. Ah, 7 di spade abbiamo qua. Allora, 5 di coppe, c'è una persona molto pentita perché non si è comportata bene o è stata disonesta, o perché si è ritirata. Dei sensi di colpa nei tuoi confronti, se la conosci già. Energia di questa persona nei tuoi confronti, però qua c'è il mondo, una piena chiusura di un ciclo di questa natura qui, la realizzazione di un nuovo ciclo insieme a te, se la conosci già, Allora, qua vediamo chiaramente che parliamo di una... Se la conosci già, qua c'è una persona che non si è comportata bene e ti ha potuto dare dei dubbi. Una persona che magari si è dileguata, una persona che si è nascosta o si è protetta o ha fatto qualcosa. Il 5 di coppe mi parla di una persona che per questo comportamento rimane molto ferita dal comportamento stesso che ha utilizzato nei tuoi confronti, che ha usato nei tuoi confronti, sensi di colpa, tristezza, abbandono. E il mondo mi parla di una realizzazione completa di queste dinamiche interne e di una nuova fase in cui questa persona entra per realizzare l'amore con te. Abbiamo questo 10 di coppe qui, no? E per alcune di voi chiudete la relazione con una persona che non è stata alla vostra altezza, perché te ti vedo felice e qua c'è il mondo come controparte a proiezione, no? Se è una persona nuova, questa è una persona che ha subito delle situazioni molto difficili, di tristezza dovute a delle mancanze a livello relazionale, però adesso con il mondo qui, con la chiusura anche del 2025 che è rappresentato dal mondo, mi parla di una persona che chiude questo ciclo di tristezza, di abbandono, di sensazioni difficili dovute a dei comportamenti disonesti che ha subito nella sua vita. Sì, andiamo a vedere energia finale per te. Il diavolone, diavolone, diavolone. Gli amanti. Bellissimo, il 3 di bastoni, si apre un cammino nuovo d'amore, ragazze mie e ragazzi. Vedo che vengono fatti, c'è tanto entusiasmo di guardare al futuro, c'è tanto entusiasmo, si fanno piccoli passi verso il futuro mettendosi alle spalle delle situazioni difficili riguardanti magari delle scelte che si dovevano fare, anche di chiusure e di legami riguardanti situazioni tossiche qua, magari terze persone, situazioni, mancanza di scelta per coraggio. Si chiude tutto questo con quest'anno che si chiude, appunto. Io qua vedo una persona che è fortissimamente attratta da te a livello erotico, a livello sensuale, ma non solo perché c'è amore. E laddove c'è amore ci potevano essere anche delle dipendenze. Vedo che, e quindi magari tu potevi essere nel dubbio se la conosci già questa persona. Vedo che con il mondo si chiudono questi vecchi modi di approcciarsi all'amore con gelosie, dipendenze affettive, eccetera, e si apre un nuovo cammino verso cui è l'amore e la luce che domina, non più gli attaccamenti, le paure e le resistenze all'amore. Quindi per te si apre questo cammino bellissimo di realizzazione di piccoli passi verso un modo nuovo di amare e di relazionarsi all'altro, d'accordo? Sì. E poi questa persona arriva bestia proprio. Cioè c'è uno qua che... Cioè, dai, è il senso quello. Vediamo carta positiva per te nell'amore. No, 2 no, una per favore. Carta positiva. Carta positiva è la temperanza, la guarigione, comunicazioni sono la temperanza, guarigione, equilibrio, pazienza, riallineamento, comunicazioni che portano pace, comunicazioni che portano armonia, comunicazioni che portano equilibrio, stabilità, riconciliazioni, la temperanza, ok? Vediamo l'aspetto negativo, in ombra, la giustizia. Tu senti che non è stata giusta la vita in amore con te, no? O per diverse cose. E quindi la giustizia viene praticamente riportata in asse, in essere, perché la giustizia al blocco, ciò che viene superato, è proprio la mancanza di giustizia in amore.
perché qua c'è equilibrio, ciò che doveva essere risolto viene risolto, si apre la possibilità della risoluzione con pazienza, ci dice la temperanza. E anche laddove in amore hai percepito ingiustizie, eh, mentiras mi viene in spagnolo, bugie o inganni dovuti a dipendenze emotive che ti sei specchiato o specchiato con l'altro, perché l'altro fuori non esiste, non esistono colpe, la vittima si sente in colpa o dalle colpe. Il mago, chi è mago e creatore, chi si risveglia a questo diventa responsabile di ciò che accade in qualità di anima che si incarna in un corpo e tutto ciò che gli succede lui è responsabile. A differenza della vittima che vede le colpe negli altri e in se stessa. Quindi tutto ciò si risolve, ragazze mie, ragazzi. Sì, si risolve. Tu stai riprendendo? Sì. Vediamo un po', vediamo un po' cosa ti dicono i miei potenti oracoli lui lei, che li potete trovare sotto l'info box in descrizione. Vediamo un po'. Cosa ti dice questo diavolone che arriva non incatenato, ma pieno d'amore? Vediamo. Qua ci sono sblocchi di comunicazioni e tutto, l'avevamo già visto nella stessa precedente comunque. Voglio sentire addosso il tuo respiro. E c'è poco da spiegare qui. Voglio sentire addosso il tuo respiro. C'è poco da dire qua. Cos'altro? Sei l'unica al mondo che può seguirmi sulla vetta più alta delle montagne e nell'abisso più profondo degli oceani. Allora, quando ho scritto questa carta era molto profonda e significativa. Con chi è che stai sulla vetta più alta delle montagne e nell'abisso più profondo degli oceani? Cioè, con chi è che riesci a navigare la luce e l'ombra insieme senza nasconderti, senza vergognarti delle tue fragilità, dell'ombra più profonda e della luminosità del tuo stesso essere? Ecco, quella persona ti corrisponde perfettamente. Quindi questa persona ti dice che tu le corrispondi perfettamente perché non si vergogna con te, non ha timore di farsi vedere nei momenti più bui, nell'ombra, no? E quindi è una bellissima presa di risoluzione e consapevolezza. Ok, cos'altro? Quanto vorrei le tue gambe ora? Qua c'è un grande erotismo e sappiamo che quando si fa l'amore, quando si attivano i poteri dei vari chakra. Allora, qua ci sono due persone che fanno l'amore. Che succede? Che quando fai l'amore si attiva la Kundalini che è al primo chakra. Quando questa Kundalini inizia a salire, perché quando si sveglia inizia a salire, se ci sono blocchi nei vari chakra, si vedono gli attaccamenti, si manifestano resistenze, paure, perché la Kundalini sta salendo e toccando i vari chakra, se ci sono dei chakra ostruiti, cioè se ci sono dei blocchi rispetto al potenziale di quel chakra, vengono fuori attaccamenti, resistenze, paure. Io qua ti vedo con la predisposizione aperta a includere tutto. Ciò che cosa vuol dire? E alla guarigione dei chakra. Cosa vuol dire questo in soldoni? Che io vedo che attraverso, quando avrai un rapporto anche intimo con questa persona, vaglierai tutto ciò che uscirà da questo rapporto alla luce della consapevolezza del cuore, perché c'è 10 di coppe tu con il cuore aperto. Quando il cuore è aperto, la Kundalini sale senza problemi, attivando i poteri dei vari chakra. Quindi io ti vedo potente in questi giorni, con l'apertura verso il nuovo. Che cosa significa verso il nuovo? Con questo potere acquisito grazie all'espressione della Kundalini. Ok? Poi nelle masterclass la Kundalini sarà proprio, andrà verso il potere spirituale e sarà una cosa grandiosa. Vabbè, questo già l'avete capito. Vediamo un po' cosa mi dicono questi oracoli. È caduta da sola? Amore senza paura. Ti ho appena finito di dire che
Quando la Kundalini sale si possono attivare determinate paure e resistenze legate al potere di quel chakra. Non ci sarà paura. Un coraggioso salto nell'ignoto, perché avrai, e anche l'altra persona salterà nell'ignoto. Avevamo visto il matto nella stesa precedente, no? Cioè ha fede, si ha coraggio. Cos'altro? Eccola. Riconoscimento della fiamma gemella. Tu sai che quest'anima rispecchia la tua. Allora, fiamma gemella o relazione molto importante, no? Quando c'è tanto karma da bruciare, c'è come se l'altra persona ti portasse quello che a livello di letteratura romantica viene definito fiamma gemella, cioè lo sapete che non faccio più le distinzioni, perché con lo yoga sciamanico avete trasceso tutte le definizioni realizzando i grandi amori della vostra vita, il lavoro dei vostri sogni. Quindi avete capito che solo trascendendo la definizione voi potete realizzare tutto. Vedendo l'altro come espressione del vostro amante mistico state realizzando tutto, migliaia di voi. Quindi che cosa vuol dire riconoscimento della fiamma gemella? Riconoscimento di una persona che ti accende la possibilità di realizzare i poteri dei tuoi chakra. Quindi attraverso l'energia erotica, che è l'energia kundalinica, che è l'energia nervosa a carattere sessuale, tu, grazie a tu in quella persona riconosci lo strumento che ti fa arrivare al puro potere spirituale, attraverso il lavoro interiore. Quindi vedi nei blocchi, nei drammi vissuti con questa persona o che potresti vivere con questa persona, ma più che altro che hai vissuto nell'amore in genere, perché sta nel passato questa roba qua, perché io qua vedo la realizzazione in questa settimana dell'apertura al nuovo, il riconoscimento proprio dell'altro come espressione del tuo spirito guida, no? E quindi qua in questa settimana si attivano dei poteri grazie al riconoscimento attraverso l'altro di una persona che ti porta ad accedere a quei poteri lì, per riportare tutto all'interno di te. Infatti al positivo c'è la temperanza. La giustizia al blocco è quando vedi ingiusto ciò che l'altro ti fa, delegando all'altro la responsabilità della tua felicità, rimanendo nello stato di vittima. Qua tu diventi co-creatrice o co-creatore. L'altra persona riconoscerà in te colei o colui che accende la sua fiamma. In questo, ok, mettiamone un'altra. Il percorso dell'anima spirituale, un'evoluzione personale all'interno della tua relazione. Che cosa ti ho detto adesso con la fiamma gemella? Riconoscere nell'altro la propria espansione spirituale, guardando l'altro, praticando l'amore con l'altro, essendo in relazione con l'altro, tu riconosci il tuo percorso personale all'interno della relazione. Questa è una stesa per voi che vi siete veramente evoluti, andando incontro all'amore vero, cioè quello che ti fa sussultare dall'interno, che non è relativo all'altro in sé, ma tu condividi quell'eccitazione e quella gioia pura nella tua interezza con l'altro. Questa persona riconoscerà la stessa cosa che tu riconoscerai in questa persona, identica. Qua abbiamo, ti ho detto, no? È riuscito questo 2 di coppe bellissimo con l'angelo qui, stupendo. Sì. Vediamo adesso. Tu stai prendendo? Sì. E cosa ti dicono questi altri oracoli? Dove stanno? Eccoli. Immaginare orfani, questo 5 di coppe, vedi? Le parche. Allora qua si taglia un karma. Tagliar legna, le parche sono il karma. Si taglia un karma. L'amore sarà nuovo per te qua. L'amore sarà nuovo. Cosa c'è dopo le parche? E infatti finalmente puoi respirare. Qua si chiude un bel karma, una bella...
Hai lavorato sulle proiezioni, mi dicono qua, e qua a livello amoroso finalmente respirerai. Il 3 di bastoni è l'apertura, no? E anche l'attesa per qualcosa di veramente attesa e pazienza, che non sono procrastinazione, non sono quelle cose, "Ah, a te", no, no. Qua tu ti apri all'amore vero col 10 di coppe che ce l'hai qua, sentendo l'amore già che ti vive all'interno, e quindi finalmente potrai respirare senza l'attaccamento del diavolo con gli amanti, no? Delle paure legate all'amore. E quindi nella misura in cui entri in relazione, qua si taglia un karma e finalmente inizi a respirare senza fretta, senza bisogno di dimostrare, senza bisogno, no, di dover essere. Sì. E questo è proprio il viaggio dell'eroe, cioè ognuno di voi lo vive in modo diverso, eh, sia nelle relazioni di amicizia, d'amore. Ognuno di voi sente che c'è qualcosa che deve cambiare, però magari non sa ancora come, no? Molti di voi sentiranno che è arrivato il tempo di attraversare davvero il proprio passaggio. Ecco, questa è una stesa che mi parla di questo. Il viaggio dell'eroe non inizia quando sei pronto, inizia quando non puoi più restare dove sei. E quindi queste carte, quelle di prima, mi dicono proprio questo. E quindi mi fanno anche pensare che il lavoro che andremo a fare, quello con le masterclass, fatto di tarologia, visioni, le pratiche sciamaniche più antiche e potenti di tutti i tempi, l'estasi consapevole, ecco, non sarà per imparare qualcosa di nuovo, perché le parche anche qui ti ricordano che quello che andiamo a fare è per ricordare chi sei, da dove vieni e quale potere hai, per portare l'obiettivo nella materia, che sia la realizzazione di un amore, che sia la realizzazione di una vita appagante, una salute migliore. E qua ognuno di voi sente il richiamo in modo diverso. Ecco perché non è per tutti questo viaggio, non è per tutti, ve lo dico sempre. È per chi sente e sa. Quindi io, ragazze e miei ragazzi, queste sono letture epiche quelle che stiamo facendo, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, io passo all'altra variante se mi segui anche lì, altrimenti ti abbraccio fortissimo e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto la seconda variante o anche la seconda variante. Andiamo a vedere in questa settimana di chiusura del 2025 ed entrata nell'anno 1 cosa accadrà e quali sono i movimenti più importanti affinché tu possa realizzare quotidianamente il tuo capolavoro di vita. Chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te, affinché tu abbia bellezza, gioia e prosperità. Sabbe Satta Sukhi Hontu. Iniziamo con una bella croce celtica, carte tutte aperte così che io possa vedere tutto e farti tutta la descrizione. Energia con la quale entriamo. Un bel 7 di bastoni. Il blocco che viene superato e il 3 di coppe. Subconscio, il mago. Oh, guarda quanto potere c'hai nell'anno 1, guarda come entri, guarda quanto hai lavorato bene, guarda. Cosa è successo la settimana precedente o come chiudiamo appunto quest'anno? Il 2 di coppe, cioè è incredibile. Non so se hai visto l'altra stesa, ma non ti spoilerò niente, vabbè. Il potenziale, 2 di bastoni, futuro. Qua abbiamo un re di bastoni, cioè comunque è molto simile, vabbè. Il tuo approccio, bello, asso di spade, cioè incredibile. Le influenze esterne, wow, il mondo, qua c'è proprio la chiusura del vecchio anno, con il mondo esternamente. Speranze o paure? La luna, un pochino di paure perché chiudi un ciclo importantissimo qua. Risultato potenziale, wow, 6 denari, sono 2 letture bellissime. Allora, qua io vedo che tu entri nella settimana in difesa della tua verità. 7 di bastoni. Non sei aggressiva, non vedo aggressività qua o aggressivo. Non sei contro qualcuno o qualcosa, sei a favore di te.
va bene? È come se tu dicessi: questo è il mio spazio, questo è il mio tempo, questo è il mio sentire. Potresti percepire delle piccole pressioni esterne, per esempio, delle richieste, delle aspettative da parte di qualcuno, delle piccole pressioni esterne, ma dentro di te sai che non devi più giustificarti. Cioè, è una settimana in cui impari a stare in piedi anche quando nessuno ti applaude, capito? Vi rendete conto del lavoro che avete fatto in questi mesi, questi anni che abbiamo fatto insieme? Cioè, resti in piedi anche quando nessuno ti applaude, con dignità, maestria, cioè, hai tanto di Barberelli, scusami il termine, hai capito? Qual è l'ostacolo da superare? Il 3 di coppe. Qua non è la solitudine l'ostacolo da superare, è piuttosto, qua ci sono delle persone che brindano insieme, no? È piuttosto il rumore. Cioè il 3 di coppe ci parla di troppe voci, troppe opinioni, troppa energia dispersa qui al blocco, no? È come se tu dovessi fare una selezione naturale. Non tutte le compagnie, non tutte le celebrazioni, non tutti i brindisi ti appartengono più. Ecco, superare questo ostacolo significa scegliere con chi condividere la tua energia. E a volte significa anche stare un po' in silenzio. Capito? Questo dice tutto qua sotto il mago, eh? Qua c'è una verità potentissima, tu sai creare. Il tuo inconscio ti sta dicendo: non sono più in balia degli eventi, ho gli strumenti, ho imparato. E forse non te ne rendi conto ogni giorno, ma quando io vedo queste carte così potenti nel subconscio, è come lo stesso esempio che ho fatto nell'altra variante. Tu semini un semino, bene, lo metti nella terra, lo innaffi, ti prendi cura, bene. Non vedi il germoglio spuntare, ma sotto si sta spaccando il guscio, il guscio del seme, si dice il guscio, no? Cioè, si è capito? Per mettere radici che saranno la forza del germoglio, dell'albero che diverrà. Quindi con questo mago qua, tu non te ne rendi conto ogni giorno di questo potere creativo che hai, ma hai già attraversato abbastanza da sapere come trasformare quello che vivi in opportunità. Il mago nel subconscio qua è una chiamata. Smettila di sottovalutarti, smettila. Chiaro? Come chiudi l'anno, cos'è successo prima, il 2 di coppe? Chiudi l'anno con un'energia di connessione vera. Che sia una persona, che sia un incontro o una riconciliazione interiore tua, maschile e femminile tuo interno, il 2005 si chiude ricordandoti cos'è l'incontro autentico. E non parliamo per forza di una storia perfetta, ma di uno specchio, cioè di qualcuno o di qualcosa che ti ha mostrato chi sei davvero quando ami. E questa consapevolezza qui resta, cioè questo te lo porti dentro nel 2026. E qua in questa settimana ti vedo davanti a una scelta. Non è una scelta drammatica, non è dolorosa, no, è una scelta consapevole. Il potenziale di questa settimana è guardare avanti senza paura, sapendo che non tutto è ancora deciso, ma tu sì. Cioè, ripeto, il coraggio di guardare avanti senza paura, sapendo che non tutto è già deciso, niente è scritto sulla pietra ancora, niente. Tu però sei decisa, tu sei deciso. Cioè questo è quel momento in cui dici: non so esattamente come andrà, ma so dove non torno più. È chiaro? E qua arriva il fuoco della leadership. In questa settimana con il Re di Bastoni l'energia cambia marcia, fuoco della leadership, dell'iniziativa, del desiderio incarnato. Questo Re di Bastoni potrebbe rappresentare per te o che vedo arrivare questa persona, è una persona carismatica, o è una proposta, oppure sei te stessa o te stesso che finalmente prendi spazio. Cioè è un'energia che dice: agisco, mi espongo, creo. Questa è energia matura, c'è il mago qua sotto, capito? Il tuo approccio infatti è l'asso di spade. L'asso di spade, tu questa settimana scegli la verità, tagli ciò che confonde, chiarisci, metti parole dove prima c'erano silenzi.
Potresti dire delle cose molto importanti in questa settimana al mondo o dirle a te stessa. Cioè questo è l'inizio di un nuovo modo di pensare, più pulito, più onesto, più tuo. E qua c'è la grande chiusura. Cioè questo è il grande applausone cosmico dell'universo, il grande applausone cosmico. Questa non è la chiusura di una settimana, questa è la chiusura di un ciclo intero di vite. Il mondo esterno ti accompagna verso una fine naturale di ciò che deve finire. Quindi qualcosa si completa, è quello che deve iniziare. Quindi ripeto, il mondo esterno ti accompagna verso una fine naturale e verso un inizio naturale. Quindi qualcosa si completa, qualcosa si integra, qualcosa si conclude senza drammi. È come se l'anno ti dicesse: puoi andare, hai fatto il tuo giro, vai adesso, vai. Gli sciamani lo praticavano da millenni. Non è guarigione, è annientamento. La conquista, il tuo obiettivo. 5 porte, 90 minuti per attraversare ciascuna. Entri vivo, esci diverso o non esci. Scegli ora. Tra un anno guarderai indietro e saprai quale porta hai preso. E ovviamente ci possono essere un po' di paure, di timori, no? Perché è una cosa nuova. E qua sei tu nella parte più umana di te con la luna. C'è ancora un po' di paura dell'ignoto, dell'emotivo, di ciò che non puoi controllare. Ma la luna qua non è un avvertimento, è piuttosto un invito a fidarti del sentire, anche quando non capisci tutto, fidati del sentire. Non devi avere tutte le risposte, devi solo restare in ascolto. Hai il grande potere del mago nel subconscio, capito? E come inizia questo 2026? Con equilibrio, con dare e ricevere che tornano in armonia, niente più sbilanciamenti energetici, emotivi, niente più rincorse. Qua, come inizia il 2026, ricevi ciò che meriti perché hai imparato a non svenderti. È una settimana che ti rimette in asse e ti dice piano piano: adesso sì, adesso è giusto. È chiaro? Sì. Adesso, facendo ogni ambito, lavoro e denaro, per esempio, questa io vedo qua una settimana molto più concreta di quanto sembri. Cioè, all'inizio potresti sentire di doverti difendere, c'è qualcuno che chiede troppo o un ambiente che pretende spiegazioni, un ambiente lavorativo, no? Oppure una situazione in cui senti di dover dimostrare il tuo valore. La verità è che non devi più convincere nessuno, perché il lavoro qua, nel lavoro, ti chiede chiarezza, confini e una decisione netta su dove stai investendo le tue energie. Il denaro qua non arriva con colpi di fortuna casuali, ma con scambi giusti. Se dai troppo senza ricevere, questa settimana te ne accorgi. Se invece metti valore in ciò che fai, qualcosa torna indietro ed è un riconoscimento, un pagamento, una proposta o anche solo la sensazione di essere finalmente allineata o allineato. Cioè è una settimana in cui si chiude un modo vecchio di lavorare e se ne prepara uno più stabile, più pulito, più sostenibile, va bene? Nelle relazioni, nei legami affettivi, famiglia, amici, anche di coppia, anche se l'amore lo vediamo dopo, nello specifico, qua l'energia è delicata però è potentissima. Per esempio in amore non si parla qua di fuochi d'artificio, si parla di verità. Per esempio se sei in coppia qua emergono discorsi importanti, si chiariscono anche i non detti. Oppure capisci tu con lucidità dove siete davvero tu e l'altra persona. Non è una settimana per fingere che vada tutto bene, c'è una settimana per guardarsi negli occhi. Se sei sola qui, o solo, potresti sentire il bisogno di proteggerti di più, di non buttarti subito. Però non è chiusura questa, è maturità emotiva da parte tua. Arriva o si muove un'energia molto forte, qua.
se sei singola, anche carismatica, decisa, una persona che sa cosa vuole. Qua l'amore proprio cambia forma, meno idealizzazione, più presenza reale. E questo concetto che ti ho detto adesso lo andiamo poi a sviluppare nella stesa sull'amore. In famiglia invece si chiude qualcosa qua. Un ruolo che non vuoi più portare, o un peso emotivo che non ti appartiene, o un vecchio schema che smetti di alimentare. Cioè non servono qua grandi discussioni, basta solo cambiare atteggiamento, mi spiego. Perché questa settimana tu impari che puoi amare in famiglia, nelle relazioni, no, più intime, senza sacrificarti. E questo è un passaggio enorme. Così come nelle amicizie, qua viene una selezione naturale. Selezione naturale. Non è né per cattiveria né per giudizio, tu semplicemente, ehm, come dire, non tutte le energie delle amicizie ti rispecchiano più, ma va bene così. Cioè, alcuni rapporti si fanno più veri in questa settimana e altri si allentano, però senza drammi. C'è una settimana in cui capisci chi ti nutre davvero e chi invece ti distrae, capito? E cosa fai tu? Scegli, semplicemente scegli. A livello di salute psicofisica, anche qui, il tuo corpo parla, potresti avere un po' di stanchezza mentale, anche bisogno di silenzio, anche necessità di rallentare un po' i ritmi. È un invito semplicemente a rispettare i tuoi cicli, no? Interni. Dormire meglio, mangiare con più presenza, anche ridurre degli stimoli inutili. Cioè, il tuo corpo ti chiede piccole cose che faranno una differenza enorme, però. Perché qua mi dicono che la salute migliora quando smetti di forzarti, questo è il senso. E che cosa vuole l'anima? Qua l'anima ti dice smetti di spiegarti, smetti di spiegarti, inizia a incarnarti, cioè non devi più raccontare chi sei, devi viverlo chi sei, non devi raccontarlo. La tua anima qua vuole che tu chiuda un ciclo, che onori ciò che hai imparato ed entri nel nuovo senza portarti dietro colpe o paure vecchie. Cioè qua è una soglia, ma tu sei già pronta o pronto, capito? Sì. Vediamo cosa ti dicono gli oracoli, mettiamoci lo sciamano. Fermi, fermi, una alla volta ne voglio. È uscita da sola, ragazzi. Il fulmine, cioè, qua avrai delle rivelazioni in questa settimana. Il fulmine mi parla che rivelazioni che hanno a che fare con la genialità. Non so se vedi qua, c'è una sagoma, no? E c'è questo vortice di luce tra il terzo e il quarto chakra su questa sagoma di una persona. Questa settimana tu ricevi delle intuizioni fulmine che vengono direttamente dal cuore. È un po' come l'asso di spade qua il fulmine. Intuizioni che ti portano sulla strada giusta, intuizioni che anche se non sai le cose, hai il mago sotto, è come se non sai le cose, ma quando fai le cose le fai perfettamente. Hai capito? Il fulmine su tutti gli ambiti, capito? Vediamo cosa ti dicono queste altre. La vita è un dono, ma qua infatti tu ti scegli, smetti di spiegarti, ti scegli perché sai che la tua vita è un dono. La vita si sta svolgendo per te, ti dice l'oracolo. Quindi cogli l'attimo e sfrutta al massimo ogni opportunità per essere fedele a te stesso e vivere la vita al massimo. È il momento di eliminare tutto il rumore, cioè te l'ho appena detto, te l'ho appena detto, mi sembra chiara, chiarissima la stesa, proprio chiarissima. Vediamo un po', voglio mettere un attimo due specifiche qua sopra con queste.
No, fammi mettere questo. Che qua è interessantissimo il re di bastoni con il mondo e il 6 denari, vediamo. Re di bastoni. Sei di denari, vedi? Infatti adesso ti dico il mondo, la papessa. Cosa viene dopo la papessa? Ah, ci picchia il 3 di spade, ho capito, un'altra. L'8 di coppe. Allora, tutto ciò che non è allineato con te si chiude esternamente, senza drammi, sei preparata, hai una grande maestria nel farlo. Però fammi continuare e poi ti dico. Il 6 di denari. Nove di spade. Quanto sei stata in ansia? Re di denari. Ok. E il mago. Wow. Allora, ti dico subito che il re di bastoni significa che qua arriva un'iniziativa consapevole. Questa è una persona, qualcuno, o tu stessa, che decide di muoversi da una posizione di potere interiore, non di bisogno. Cioè, non è un'energia di bisogno qua, inizia a muoversi da una posizione di potere interiore. E il 6 di denari qua mi dice una cosa fondamentale: questa settimana l'azione giusta è quella che riequilibra, cioè non fare di più, non dare di più, non dimostrare di più, perché il re di bastoni con il 6 di denari mi parla di dare solo devi dare solo dove c'è reciprocità. Devi scegliere dove investire tempo, energia, presenza, dove c'è reciprocità. E mi parla anche del fatto di smettere di trainare delle situazioni sbilanciate, cioè smettila di trainare ciò che è sbilanciato. Questa è un'azione matura, cioè io mi muovo sì, ma solo se c'è scambio vero. Questa carta che si ripete è proprio 6 denari, è un mantra della settimana, che significa basta dare a vuoto. È chiaro? E quest'altra combinazione è una delle più potenti, cioè il mondo mi parla di chiusura di un ciclo importante, che non è superficiale, cioè le specifiche qua mi dicono come avviene questa chiusura. Qua abbiamo la papessa, il 3 di spade e l'8 di coppe, cioè come avviene questa chiusura? Consapevolezza silenziosa, verità che sai da tempo, qualcosa che non hai detto ma che hai sempre sentito. 3 di spade, una ferita emotiva reale, una delusione che non puoi più ignorare, diciamo, che non puoi non ci puoi più lavorare perché è già stata lavorata, capito? Un dolore che va riconosciuto e non più giustificato. E l'8 di coppie cosa mi dice? L'atto finale, andarsene emotivamente, smettere di aspettare, lasciare qualcosa anche se non sei arrabbiata o arrabbiato, mi spiego? Questo non è un addio drammatico, è un addio lucido. Il mondo qua non dice hai finito, dice hai capito abbastanza per non restare più in un determinato posto, in un determinato atteggiamento, con determinate dinamiche, con determinate persone. Questa è una chiusura che nasce dall'anima, non dall'orgoglio, capito? E poi infatti qua questa cosa è potentissima. Questa parte è potentissima perché spiega come si chiude davvero la settimana. All'inizio c'è un po' di ansia ancora, no? 9 di spade, scusami, 7 di bastoni, 9 di spade, mi dicono che c'è un po' di ansia inizialmente ancora. Ruminazione mentale, paura di aver sbagliato scelta, ma è normale perché quando smetti di dare troppo, la mente protesta. Quando smetti di togliere il controllo, quando le togli il controllo, la mente protesta. Qua il re di denari mi dice che subentra subito dopo la stabilità. Qua parliamo di concretezza, sicurezza e radicamento. Qua io vedo una persona che torna centrato nel suo valore, o puoi essere anche tu. Cioè il re di denari dice ho fatto la cosa giusta anche se mi è costata a livello emotivo. E il mago che si ripete 2 volte, che chiude tutto, è stupendo e ti dice il potere creativo torna nelle tue mani, non sei più nella reazione da vittima, non stai più aspettando che qualcosa cambi. Perché
Il mago finale qua con il 6 di denari mi dice quando riequilibri e tu riequilibrerai in questa settimana, ricominci a creare. Non crei dalla ferita, non crei dal bisogno, ma crei dalla presenza. Quindi il messaggio finale qua di queste con le specifiche mi raccontano di una settimana in cui chiudi un ciclo emotivo importante, smetti di dare dove non c'è ritorno, attraversi un momento di dubbio mentale, ne esci più stabile, più centrata e più potente. Il potere creativo torna a te, non mendichi più ma scambi, scegli tu dove investire la tua energia. Wow! Bellissimo, ragazzi e miei ragazzi, bellissimo. Ok, detto questo, adesso andiamo a vedere cosa accade nell'amore. Allora, andiamo a vedere sia che tu abbia una persona o che non ci sia nessuno, vediamo cosa accade nell'amore per te in questa chiusura di anno e l'inizio del 2026. Vediamo, mettiamo prima 3 carte come vai a stare in questi giorni in amore. Otto di denari, 5 di spade, l'imperatore. Più che sull'amore di coppia relazionale qua in sé, io vedo che hai un'energia di struttura per quanto riguarda la tua vita pratica e lavorativa. Vedo che ci possono essere delle tensioni legate alla vita pratica, agli aspetti pratici della vita e lavorativi, che però vengono risolti con una presa di posizione, come se tutta la tua energia fosse per alcune di voi, tutta la vostra energia fosse focalizzata a mantenere una certa posizione, di ristabilire delle questioni riguardanti l'ordine laddove stai mettendo impegno, capito? Ci possono essere dei malintesi o dei fraintendimenti in tal senso nell'ambito quotidiano lavorativo che però vengono poi ristabiliti laddove c'è ordine, va bene? Cioè vengono ristabiliti mettendo l'ordine, quindi molti di voi hanno questa presa di posizione su questa energia, la vostra energia creativa, quindi che è anche energia amorosa, viene investita su ciò verso cui stai mettendo impegno, passione e disciplina, ok? Per altri di voi invece qua, le prime 3 carte qua, quindi queste prime 3 carte, 8 di denari, 5 di spade e l'imperatore, mi parlano di una settimana in cui l'amore è vissuto con un'attenzione alla realtà più che alle fantasie romantiche, no? Questo voglio dire, perché l'8 di denari è l'energia principale, cioè quella di costruire, imparare, fare bene ciò che dipende da te. Per molti di voi significa che se l'amore non è pienamente presente in questi giorni, ci si concentra sul lavoro, sullo studio, sul sistemare questioni pratiche, c'è dedizione. Qua emerge una piccola tensione o conflitto, non è drammatico, necessariamente, ci sono delle situazioni da superare con saggezza qua, che possono essere o vecchie frustrazioni, o delle gelosie, o dei piccoli dissapori. Diciamo che questa carta è un invito a non forzare le situazioni amorose, ma a lasciare che le cose si chiariscano in modo naturale. E qua appunto l'amore si struttura attraverso il controllo sano della propria vita e dei propri spazi. Più che attraverso la passione impulsiva, l'amore si struttura con il controllo sano della propria vita. Questo è un invito a creare stabilità, sicurezza, confini chiari, usare anche la ragione insieme al cuore. Quindi, in sintesi, questa settimana l'amore diventa maturo, diventa pratico, diventa funzionale e spesso in questa settimana l'amore si manifesta più nella scelta di investire energia nel lavoro creativo, in quello che a te piace, nelle responsabilità, nel mettere ordine nella vita, più che nel romantico o nel sogno. Capito che voglio dire? Quindi per chi è in coppia, se sei già in coppia, questo può significare gestire la relazione con lucidità, senza illusioni, facendo spazio a decisioni concrete, no? E sicurezza reciproca. Invece se sei single ti vedo più orientata sull'aspetto pratico, capito? Vediamo comunque
Le altre carte cosa dicono? Qual è l'energia della persona che ti viene incontro in questa settimana? Quattro di spade, la forza e la papessa. Allora, io qua vedo una persona che sta lottando contro le sue resistenze per seguire la propria intuizione al di là della mente. Ma andiamo per gradi. Allora, il 4 di spade mi dice che questa persona entra con una fase di pausa, di riflessione su questo. Non è una persona impulsiva qua, non corre dietro alle emozioni senza pensare, cioè sta valutando, sta mettendo ordine dentro di sé, sta prendendo tempo per capire che cosa vuole davvero. E la forza, oltre alla calma, c'è una grande determinazione interiore e coraggio emotivo qua però. Cioè questa persona ha affrontato le proprie paure, i propri demoni e arriva con forza e volontà di gestire la relazione in modo maturo, senza drammi. Questa è la parte più spirituale e intuitiva di questa persona, ascolta l'anima questa persona, non solo la mente, il cuore, cioè ha una consapevolezza profonda, sa leggere tra le righe anche se non è una persona attiva a livello no, verbalmente, sa leggere tra le righe, percepisce ciò che è autentico e anche ciò che non lo è, cioè è una persona che porta profondità e mistero insieme e invita anche te a una connessione più sincera, più consapevole. Vedo qua una persona che arriva lenta ma potente, con riflessione, con forza interiore, con profondità. Non è una persona frettolosa, sa quello che vuole, lavora e ha lavorato su di sé e porta un'energia di cura, di chiarezza e di consapevolezza. Sì. Vediamo alla fine cosa succede in amore per te. La torre, e qua abbiamo la torre rispetto anche alla stesa precedente con il mondo esterno. Regina di spade. Per molti di voi c'è una persona nuova, paggio di bastoni, che arriva con l'energia che ti ho descritto. Alcuni di voi si rompe un vecchio modo di amare che può anche essere rappresentato con una relazione, vecchia relazione, vecchio modo di amare. Qua ti vedo, anche se sei uomo, è regina di spade, ferita ma non abbattuta, cioè ti vedo come una persona che sa cosa vuole, ha le idee chiare e si apre con curiosità ed entusiasmo al mondo, a quello che arriva. Ora, può essere che ci sia una situazione di litigio, di distruzione con qualcuno e ci si riapre al dialogo con entusiasmo con la stessa persona. Oppure una persona del tutto nuova che ha queste vicissitudini di cui ti ho parlato. Ok? Vediamo un po' carta positiva per te in questi giorni. Carta positiva è il cavaliere di denari. Chi va piano va sano e va lontano. Non forzare le cose, perché qua ci sono delle cose concrete che arrivano con un entusiasmo giovanile, con qualcosa di bello, di fresco, di vitalità. Non accelerare le cose. Molti di voi hanno questa opportunità a livello relazionale, di entusiasmo. Qua vedo una persona che è molto interessata a te, che ti corteggia, per alcuni di voi. E per altri incontrate proprio questa persona, però non forzate le cose, perché vi vedo concentrate sulla vostra vita pratica quotidiana dove state sistemando delle cose. E questo vi fa bene da una prospettiva di autonomia. Qua ci sono delle sorprese, possono nascere delle sorprese con questa cosa nuova, o persona o è la stessa persona con un'energia diversa, entusiasta, con la voglia di scoprire, di esplorare nuovi orizzonti insieme, capito? Non forzate le cose. Vediamo il lato negativo. Il cavaliere di coppe, probabilmente non vedrai la parte dell'invito amoroso, sentimentale, nel senso qua io vedo molto più pragmatismo e molto più una persona che ti dimostra interesse anche scherzoso, anche un po' leggero, non è quella cosa romantica al 100% in questi giorni, il cavaliere di coppe, magari manca l'invito d'amore in questi giorni, però c'è il corteggiamento e le carte ti dicono
vai piano piano, non forzare le cose, perché stai costruendo a poco la tua nuova identità emotiva, ok? Vediamo qual è l'energia di questo paggio di bastoni nei tuoi confronti. La luna può essere una persona che è un po' emotiva, segue le sue intuizioni, è un po' emotiva, che ti sente anche. Io vedo che qua sei tesa per delle questioni anche pratiche, sei più concentrata sulla vita pratica, no? In questi giorni, o anche nel pragmatismo della relazione. Qua abbiamo una persona che può essere, non è, magari non percepisci, è una persona molto sensibile e questo tu lo percepisci, però è come se volessi praticità, pragmatismo, no? È come se a te vedo più pragmatismo, però vorresti romanticismo, ma vedo che l'altra persona quel romanticismo non te lo dà subito perché tu hai necessità di fare questo specchio con questa persona, di essere più pragmatica o pragmatico e attendere i momenti giusti. Può essere una persona un po' lunatica o comunque una persona enigmatica, te l'ho anche detto qua. Non forzare le cose, perché anche qua abbiamo una persona che sta cercando non sta cercando il coraggio, segue la sua intuizione e l'ha seguita a suon di lavoro interiore, questo è il senso. Sì. Vediamo ancora l'energia di questo paggio di bastoni. Ah, ok, ho capito, sette di spade. Guarda, può essere una persona di cui non ti fidi tanto, che potresti percepire una mancanza di sincerità da parte di qualcuno. Non è così. Questa persona qui ha delle paure sue legate a delle situazioni pregresse o delle situazioni sue. Potrebbe parlarmi di una persona anche che ha nella propria vita una persona influente nella sua vita, che può essere una madre, può essere un vecchio modo di intendere il femminile. Mi spiego che cosa ti voglio dire. La puoi vedere un po' più immatura da un punto di vista emozionale, che magari ti dice qualche cosa, ti manda un messaggio e poi dopo un po' non lo senti. Vedo questa cosa, e quindi non ricevere totalmente l'invito d'amore, però ti dico una cosa, questa è la settimana in cui tu hai necessità di essere pragmatica o pragmatico nelle tue questioni pratiche, perché quella è l'energia che ti porterà a realizzare anche l'aspetto emozionale e relazionale, capito? Vediamo un po' ancora paggio di bastoni. Guarda, c'è il 2 di coppe qua. Questa persona, se la vedi un po' evasiva, un po' così, qua c'è la voglia di uno scambio reciproco, eh? C'è la voglia di uno scambio reciproco. Magari ci possono essere tensioni perché io ti vedo più adulta o più adulto da un punto di vista pragmatico, emotivo, più voglia, no, anche dei tuoi spazi, ti vedo più adulta o più adulto. Dietro a questa persona magari situazioni un po' evasive, te lo sto dicendo già io qua così com'è. C'è la voglia di uno scambio vero, va bene? È come se questa persona stesse maturando in sé una nuova identità emotiva. Ecco perché ti chiedono, sii paziente, non ti preoccupare, perché l'opportunità c'è. Anche se magari non la vedi subito, vedi solo un messaggio di interesse, qualcosa di questa natura, poi vedi questa persona che ha un po' di paura, le sue paure sono legate a quello che ti ho detto prima. Il coraggio di sentire l'intuizione a discapito della propria mente, capito? Vediamo cosa ti dirà questa persona con i miei oracoli lui-lei, che potete trovare sotto all'info box in descrizione. Cioè, arriva lenta ma potente, ti ho detto questa persona. Non è una persona che è frettolosa, sa quello che vuole, ha lavorato su di sé, continua a lavorarci, porta un'energia di cura, di chiarezza. Vedo questa persona più emotiva di te, capito? Vediamo cosa ti dirà, cosa c'è dietro a questo timido messaggio, che poi andiamo a vedere che c'è poi il 2 di coppe, no? Ho sempre avuto paura delle mie emozioni. Ho sempre indossato una corazza per proteggermi. Poi sei arrivata tu e mi hai denudato l'anima. Quindi abbiate un po' di pazienza con questa persona, ok? Perché tu gli denudi l'anima. Ha sempre avuto paura delle emozioni, infatti qua abbiamo questa carta e sta così, ok? Però poi trova il coraggio di esprimersi, va bene? Ok. Cos'altro? Sono uno stupido. Qua c'è una grande presa di consapevolezza, sono uno stupido, no?
magari qua c'è una tensione, un litigio, un po' così, a te ti vedo, no, con la spada puntata, ti dicono vai piano, c'è una presa di consapevolezza con sono uno stupido, infatti qua magari sono uno stupido riferito al fatto che magari ti scrivo, ti mostra interesse o mostra entusiasmo, poi magari lo vedi un po' lunatico, può sparire o può dirti una piccola bugia, non sono cose gravi quelle che dice, perché poi c'è il 2 di coppe, lo vedo da queste carte qui, ok? Oppure qualche malinteso potrebbe essere. Vediamo cos'altro. Ho mentito a tutti, io voglio solo te. Ti ho appena detto una bugia, potrebbe dire una bugia, è uscita la carta, ho mentito a tutti, io voglio solo te. Dagli un po' di pazienza qua, ok? Vediamo cos'altro qua. C'è anche l'idea di un certo femminile irrisolto che risolve questa persona, capito? Vediamo cos'altro dicono queste. No, 2000 no. Sono uscite 2000, no, sono uscite 2. Partner di vita, la tua storia d'amore è stabile e pronta ad andare lontano. Te l'ho detto con questa fila qui. Va bene? Pazienza. La tua storia d'amore è stabile e pronta ad andare lontano. Cos'altro? Legame. Man mano che vi conoscete scoprite molte cose in comune. Io qua vedo qualcosa che cresce, che si stabilizza a poco, capito? Magari tu hai l'opportunità di vedere alcune dinamiche anche tue interne grazie a una certa lunaticità, una certa bugia falsa, cioè una bugia bianca che ti dice qualcosa che tu percepisci che, capito? Perché qua vedo un'energia femminile più incazzata, un po' più no, autorevole, e qua vedo un paggio di bastoni giovane, allegro, entusiasta. Guarda, questa cosa può dare grandi risultati, ti stupirà, soprattutto per quanto riguarda se coltivate questa cosa, vi stupirà. Ovviamente stiamo vedendo per questa settimana, ma è questo il senso. Vediamo cos'altro. Eccola, vacanza. Goditi un cambio di scenario per ravvivare la tua vita amorosa. Qua ti consigliano di cambiare scenario per ravvivare la tua vita amorosa. Può essere anche andare dall'altra parte della città o andare in un'altra città o andare qualche ora, un weekend da qualche parte. Ti dicono di ravvivare la cosa anche per riportare in sé questo entusiasmo. Vedo che c'è un certo entusiasmo che viene ravvivato. Va bene? Oppure ti chiederà uno spostamento, non so se in questi giorni. Cioè, sai che sto vedendo qua? Ti vedo a te, che tente autorevole, no? E poi c'è l'altra persona che ti dice qualcosa, magari sbaglia a dire qualche cosa e tu ti irrigidisci un po', 5 di spade. Questa persona si ritira in silenzio e tu pensi magari dovrebbe fare di più, invece questa persona sta lavorando dentro e infatti c'è il 2 di coppe, capito? Ricordiamo che nella stessa precedente avevamo, scusami, mi è andata la saliva di traverso. Avevamo il 6 denari finale, anche la necessità di chiudere determinati cicli, no? Sono giorni di grandi chiusure, di chiusure importanti qua. Chiusure e di vecchi modi di essere, vecchi modi di fare tendenzialmente, capito? Vediamo un po', tu stai riprendendo? Sì. Allora, vediamo un po' cosa ti dicono questi oracoli. Essere imparziali, pronti. Guarda, allora, ti godrai dei giorni meravigliosi, perché la giustizia, le cose si sistemano in amore, ci sono le persone giuste per voi, cioè essere imparziali, pronti, si è pronti a dare il via a qualcosa di bello, di entusiasta, no? Come ci dice il paggio di bastoni, e il latte e miele mi parla proprio di un estremo godimento, una cosa dove finalmente ti rilassi, sei pronta per realizzare qualcosa di bello, anche questa persona, però ti dico una cosa, un po' di pazienza con questa persona, non c'è niente di finto qua, va bene? Vedo questo suo lavoro interiore che porta a realizzare qualcosa di più autentico, d'accordo?
Ragazze mie e ragazzi, qua ci stiamo dando dentro, stiamo lavorando duro ed è bellissimo. Quindi io direi di concludere qui. Mi raccomando, guardate il vostro segno zodiacale per il 2026. La pratica dei 21 giorni la trovate qua sotto, lo ribadisco. E appena inizieremo le masterclass il 25 gennaio, o sì o sì. Cioè, mi raccomando, ragazze mie e ragazzi, te lo ripeto come l'ho detto nell'intro, abbiamo già formato la classe. Quindi scrivete adesso perché poi non posso fare più entrare altre persone perché io vi seguo pedissequamente, voglio seguirvi a poco e non voglio avere troppe persone per adesso perché voglio che facciate un lavoro straordinario e che realizzate il vostro obiettivo. Questo è il punto. E quindi qualche altro giorno per le iscrizioni scrivete adesso, tanto c'è la Vittoria e Roberto Claudio Maria, come vedete vi stanno rispondendo a tutte e faremo dei lavori straordinari. Dai ragazzi e miei ragazzi, per qualsiasi obiettivo. Detto questo io concludo qua e ti abbraccio forte forte, noi ci vediamo prestissimo e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!